Che autorizzazioni scegliete di darvi questa sera? Che autorizzazioni scegliete di darvi questa settimana? Che autorizzazioni decidete di darvi questo mese, quest'anno? Tutto gira intorno alle autorizzazioni, ovvero ai permessi che noi ci diamo. Non a caso, alla fine del protocollo di centratura con le My Energy Bars, noi terminiamo con io mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Io mi autorizzo ad essere me. Perché dico che sono importanti le autorizzazioni, i permessi? Perché oggi noi non riusciamo ad esprimere al meglio noi stessi, noi stesse, proprio perché nell'à e nell'allora ci sono state delle ingiunzioni, ci sono stati dei divieti. Divieti che possono essere stati dati in modo diretto da parte delle nostre figure genitoriali, ma molto spesso e soprattutto in modo indiretto. E c'è da dire un aspetto importante, che non è tanto quello che loro hanno detto, fatto, ma come noi abbiamo vissuto quello che è stato detto e quello che è stato fatto. Faccio un esempio banale, però rende bene l'idea. La mamma torna a casa dal lavoro, è molto stanca, è molto nervosa, il bambino si avvicina, gioioso, felice, e la mamma dice adesso no. Ovviamente, solitamente, affinché si crei un'ingiunzione, ci deve essere una ripetizione di un determinato evento oppure uno shock emotivo importante. Quella adesso no, può essere vissuto dai bambini in modo diverso. Quindi un bambino può entrare in quello che si chiama in analisi transazionale bambino adattato, quindi impara a fare silenzio, impara a non manifestare quelli che sono i suoi bisogni. Perché? Perché ha ricevuto un input. Quando io manifesto quello che voglio, e nello specifico in quel caso era abbracciare la mamma che tornava a casa dal lavoro, mi veniva detto adesso no. E dato che la priorità di un bambino è sempre comunque l'essere visto e vedere la felicità e la serenità nei genitori, i bambini tendono ad autoannullarsi pur di ottenere quel riconoscimento. Perché ovviamente la mamma, dopo che appoggia le cose, stempera un po', tendenzialmente poi va dal bambino e gli dà un bacio. Quindi il bambino impara che se diventa irruento e pretende subito l'abbraccio, potrebbe ricevere un no perché la mamma è stanca e nervosa, ma lui non pensa per il lavoro, perché quando siamo bambini non abbiamo questi paradigmi nella nostra testa, ma pensa che la responsabilità sia sua. Viceversa, ci sono dei bambini che potrebbero entrare di più nel bambino ribelle. Quindi nel momento che tu mi dici no, io divento ancor più provocatorio. Quindi inizio a piangere, inizio a urlare, inizio a rompere le cose, magari non subito in quel momento, ma nei momenti successivi. Perché vi dico questo? Perché dobbiamo consapevolizzarci di una cosa importante. Quello che siamo oggi è frutto del nostro passato. Non possiamo modificare il nostro passato, ma abbiamo un potere interno a noi per modificare noi. E questo come è possibile? Riattivando il nostro potere personale. Il fatto che abbiamo in potenza la possibilità di modificare noi non è così facile. E su questo punto, in questa nuova stagione, sono ritornata più e più volte. Perché? Perché per cambiare servono tre ingredienti: consapevolezza, energia, tempo.
Consapevolezza è essere coscienti innanzitutto che io ho una resistenza, ho un blocco, ho un qualcosa che mi sta creando discomfort, che non mi sta permettendo di vivere al meglio le mie giornate, di vivere al meglio le mie relazioni, di vivere al meglio questa vita. E rispetto a questo punto, se siamo onesti con noi stessi e sviluppiamo un ascolto molto attento, ce ne rendiamo conto. Perché basta porsi una domanda semplice: come sto? Oggi come sto? Mi guardo allo specchio e mi dico: come stai? Come stai, Milena? Non dire tutto bene, come si dice formalmente quando qualcuno ce lo chiede. Siamo con noi stessi onesti. Come sto? Ponetevi questa domanda adesso, sinceramente. Come sto? E non abbiate nemmeno paura di dire non sto bene. Perché? Perché a volte ci autoconvinciamo che dobbiamo stare bene a tutti i costi, perché non abbiamo nessun motivo veramente importante per non star bene. Noi cresciamo, siamo quella generazione che è cresciuta, no? Con i bambini che muoiono di fame in Africa, hai soltanto che essere contenta, guarda quello che hai. E quindi questa educazione che abbiamo avuto, che aveva ovviamente l'obiettivo di insegnarci ad apprezzare quello che avevamo, mettendolo però a confronto con chi non ce l'aveva, ha portato poi mediamente a interiorizzare un concetto: non mi posso lamentare, non posso dire che non sto bene. Perché? Perché c'è qualcuno che sta peggio di me. E ma caspita, se non ammettiamo con noi stessi che stiamo affrontando un momento difficile, come possiamo poi lavorare per andare a trasformare quel momento in qualcosa di positivo? Quindi la prima autorizzazione che dobbiamo darci è quella di chiederci sinceramente come stiamo ed essere sinceri con noi stessi. È molto importante avere un diario personale, un diario cartaceo, non elettronico. Non è che mi appunto le cose sulle note del cellulare, non è la stessa cosa. Deve essere un diario in cui io posso scrivere, in cui posso prendere i miei pensieri e metterli a terra, in cui posso prendere le mie emozioni, elaborarle attraverso lo scritto e metterle a terra. Come sto? Non dico bene. No, dai, bene, dai, bene, bene, Milena, bene. È 2 giorni che stai piangendo, ti senti una merda, ma devi dire bene. Ammetto che sono 2 giorni che non sto bene. A quel punto, se io mi autorizzo a dire che non sto bene, posso allora pormi la domanda successiva. Cosa c'è oggettivamente nel qui ed ora che è causa di questo mio malessere, di questo mio stato d'animo? E allora lì, con la seconda domanda, io comprendo se questo mio malessere è un qualcosa che mi definisce oggi o è magari qualcosa che è legato al passato. E spesso è così. Perché ci sono dei giorni no e dei giorni sì. In particolar modo le donne rispetto agli uomini hanno un ciclo ormonale che veramente le sballa molto, molto di più. Non è una leggenda metropolitana che quando siamo
intorno ai giorni del ciclo mordiamo, cioè è abbastanza un dato di fatto. E la dea Kali entra in noi. E quindi normalizziamo il nostro stato d'animo, il nostro modo, le nostre emozioni con il momento che stiamo vivendo. Quindi sono molto nervosa, sono molto arrabbiata, mi rendo conto che domani mi devono arrivare le mie cose, mi deve arrivare il ciclo, dico vabbè, lascio andare. Mi rendo conto invece che non è così, cerco di capire, c'è qualcosa nel qui ed ora che mi sta limitando, in cui mi sento limitata? Sì, no. Sto vivendo una situazione che è oggettivamente positiva? Bene, è un qualcosa legato al passato. Per fare tutto questo lavoro, nelle puntate precedenti abbiamo parlato tanto di emozioni, quindi vi invito ad andare a rivedere le dirette passate, ma autorizziamoci a chiederci come stiamo e autorizziamoci a risponderci, perché questo è il punto di partenza per aver consapevolezza se possiamo agire concretamente su una determinata situazione. Secondo elemento fondamentale, energia. Qual è il mio livello di energia? Se mi rendo conto che il mio livello di energia è basso, io mi autorizzo a riposare. Io mi autorizzo a ripristinare la mia energia. Anche questo concetto può sembrare semplice e banale, ma quanto spesso siamo in uno stato di stress acuto e al posto che rallentare, acceleriamo. Lo stress cronico è all'ordine del giorno, cioè ormai è talmente normale vivere in uno stato di stress che se rallenti ti senti sbagliato. Ma se siamo in uno stato di stress, vuol dire da un punto di vista biologico che il nostro sistema simpatico è sempre attivo, sono sempre in uno stato di allerta. E quanta energia consumo in questo stato? Sono talmente in questo stato di allerta che non riesco neanche a dormire di notte dallo stress, perché ho questa necessità di essere sempre pronto a difendermi o attaccare. Quindi, seconda autorizzazione importante, autorizziamoci a riposare. Autorizziamoci a voler bene al nostro corpo. E questa è un'altra autorizzazione importante, perché anche qui sembra quasi scontata, no? Che non si autorizza a prendersi cura di se stesso, di se stessa. Penso l'80% della popolazione. Basta analizzare cosa mangiamo, quanto dormiamo, quanta attività fisica facciamo, quanto ci prendiamo cura di questo corpo, quanto lo rispettiamo. E questo è per me un tema molto caldo, perché io mi autorizzo poco a prendermi cura del mio corpo. Sono sempre no, però diciamo che ho una forte propensione verso l'altro, no? Verso l'aiutare l'altro, che a volte è una via di fuga. Perché se ci prendiamo cura del nostro corpo, se ci fermiamo, sapete cosa succede? Che iniziamo ad ascoltarci. Ed è quello che più ci spaventa. Sentire le nostre voci, sentire le nostre paure. Perché? Perché il nostro bambino ha creato delle fantasie intorno a quelle paure, a quelle emozioni e ha paura che si possano avverare. E quindi qual è
la modalità disfunzionale che ha adottato affinché una fantasia non si avveri, basta che io non la senta, non la visualizzi. Come faccio per non visualizzarla? Basta che io non senta e quindi spegniamo il sentire. Quando abbiamo il sentire disattivato, non è che perché siamo degli insensibili verso noi stessi, è perché l'abbiamo fatto per proteggerci da queste fantasie e dalla paura che quelle fantasie si possano avverare. Molto spesso in chi ha una attività in proprio, un'attività professionale, si parla molto della paura di fallire e quindi dell'autosabotaggio per non fallire. Quindi se io non faccio, allora non posso neanche fallire. Ma in realtà, più che della paura del fallimento, noi abbiamo molta, ma molta più paura del successo. Perché se riusciamo in qualcosa, dimostriamo a noi stessi che siamo capaci, che siamo bravi, che siamo meritevoli di riconoscimento. E se noi non abbiamo interiorizzato nell'à e nell'allora l'essere bravi, l'essere meritevoli, capite quando diventa complicato? Perché il nostro sistema vuole rimanere aderente al suo copione. Se il mio copione è io non sono, io non faccio più di quello che devo fare perché le brave bambine queste cose non le fanno, devono stare a casa con la mamma e il papà, dire sempre sì, perché così vengono amate. E allora qual è lo schema di fondo che ci porta poi ad andare in blocco? Se io faccio qualcosa di diverso da quello schema che ho introiettato, allora non sono amato, non sono amabile. Ma se io non sono amato, non sono amabile, non ho riconoscimento. Se non ho riconoscimento, muoio. Questo guardate che è potente, ma esattamente come pensa un bambino a livello di fantasia. Un bambino si definisce in funzione del riconoscimento che ha dall'esterno. Piuttosto che nessun riconoscimento, meglio un riconoscimento negativo. Un bambino da solo non sopravviverebbe, soprattutto quando è molto piccolo. Capite quanto è radicato il concetto di sopravvivenza con il concetto di riconoscimento? È per questo che con la parte logico-cognitiva possiamo dirci tutte le cose che vogliamo, ma non funziona perché prevale il corpo che ha un obiettivo, sopravvivere. E quindi il programma inconscio che noi abbiamo è, se abbiamo un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo introiettato, non vengo riconosciuto. Se non vengo riconosciuto, muoio. Boom! È pesante, eh? È ovvio che a livello razionale diciamo, vabbè, ma cioè, che cavolo vuol dire? Non è che se io cambio uno schema, allora muoio. E certo, con questo di cervello, ma non con il cervello della pancia, non con lo stato dell'io bambino. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trasmettere a quel bambino dei permessi, delle autorizzazioni. Dobbiamo far arrivare con ogni nostro senso a quel bambino un messaggio. Tu sei autorizzato ad essere te. Oggi io, che sono un essere adulto, posso prendermi cura di te e io posso decidere per te e con te. Ed è un esercitarsi, facendo anche molta attenzione al nostro dialogo interiore. E abbiamo detto che le variabili sono tre: consapevolezza, quindi mi devo autorizzare a chiedermi come sto,
e mi devo autorizzare ad essere sincera nel rispondermi. 2, energia. Mi devo autorizzare a ripristinare la mia energia e a lavorare sul mio benessere, la mia sopravvivenza fisica, mentale, emotiva ed energetica. Terza variabile, il tempo. Il cambiamento richiede tempo. Io mi devo autorizzare ad aspettare. E guardate anche qui cosa succede. Quando io mi autorizzo ad aspettare, vuol dire che ci sono dei momenti che devo rimanere fermo. E se rimango fermo, cosa succede ancora? Mi ascolto e mi sento. Vedete come tutto è legato al sentire? Tutte le 3 variabili, consapevolezza, energia e tempo, che sono le 3 variabili fondamentali del creare, sono legate al fermarsi. E prima abbiamo detto, se noi mettiamo in atto un comportamento che non è coerente con un comportamento che abbiamo appreso nell'A e nell'allora, o con un comportamento che è coerente, diciamo così, con quello che ci circonda, ci sentiamo sbagliati. E penso che la nostra società sia una delle società più o non mi viene il termine, quando si muove, vabbè, mi arriverà. Più schizofreniche, ecco, non psico, più schizofreniche che esistano. Sei sempre nel fare. Abbiamo il cellulare e guardiamo i social, poi mettiamo giù, poi vediamo se mi ha scritto qualcuno, poi sono al lavoro, poi mentre faccio il lavoro mi viene in mente un'altra cosa, apro l'email, ah caspita, ok, devo andare a fare la spesa, mentre faccio la spesa però intanto chiamo. E se lo faccio vuol dire che riesco a fare tante cose, no? Come io all'inizio, che stavo iniziando la diretta, intanto stavo finendo un lavoro con le My Energy Bars che stavo creando. Fermarsi. Autorizziamoci a fermarci, autorizziamoci ad ascoltarci. All'interno del metodo ESC, nel modulo del sentire, ci sono 6 permessi importanti, ci sono vari permessi, tutto il percorso consiste proprio nel darsi dei permessi. Nel modulo del sentire, i permessi chiavi sono proprio legati al sentire. Puoi essere arrabbiato, puoi essere triste, puoi provare disgusto, puoi essere arrabbiato, puoi provare gioia, puoi aver paura, puoi essere te stesso. Arriviamo alle emozioni. Provate a fare questa riflessione. Adesso io dirò una ad una i permessi legati alle emozioni. Provate a sentire come vi risuonano e poi ne sceglierete una che elaboreremo assieme con il protocollo di trasformazione alchemica. Quindi chiudete gli occhi, fate un respiro profondo ed entrate proprio in contatto con voi stessi, con il vostro corpo, con i vostri pensieri, con le vostre emozioni. E ogni volta che dirò una frase, che vi darò un permesso, ascoltate quello che succede a livello del corpo e proprio anche a livello di pensieri che vi arrivano. Iniziamo. Puoi essere triste.
Puoi essere triste. Puoi manifestare la tua tristezza. Come vi fa sentire questo permesso? Sentite che c'è un sì, posso, o un dipende, o un no? Come reagisce il vostro corpo? Io l'ho visto da qua, come ha reagito, ma vi siete resi conto voi di come si è mosso il vostro corpo? E passiamo al secondo permesso. Puoi aver paura. Puoi provare paura. Puoi nasconderti sotto le coperte e tremare. Come ti fa sentire che puoi aver paura? Cosa ti suscita anche solo l'idea di provare questa emozione? Puoi essere arrabbiato. Sì, puoi essere arrabbiato. Puoi alzare il tuo tono di voce e con assertività dire no e porre i tuoi limiti. Come risuona questa cosa in te? Puoi provare gioia. Ah, puoi farti una bella risata. Sì, anche se fuori la gente è triste, sta male, tu puoi provare gioia profonda, sincera, in questo esatto istante. La puoi provare, la senti, la percepisci? O c'è una sfumatura che ti dice sì, vabbè, ma senza esagerare? E infine puoi provare disgusto, puoi avere schifo delle cose, delle persone, anche del cibo. Puoi dire questo cibo mi fa schifo, questa situazione mi fa schifo. Schifo non si dice, ci hanno insegnato, ma se un qualcosa è per noi disgustoso, se un qualcosa è per noi nocivo, se un qualcosa intossica il nostro organismo, è giusto che noi continuiamo a mandar giù? Ognuno di voi avrà reagito a questi permessi in modo diverso. Ovviamente ognuno ha la sua educazione, alla sua cultura. Ognuno di voi ha fatto già un lavoro su di sé molto importante. Vi chiedo ora di scegliere tra queste 5 emozioni quella che avete sentito che proprio so che dovrei, ma facile a dire, ma poi a fare. Sceglietene una di queste 5. Se poi eh, c'è qualcuna che ha pari merito, la potete fare anche il protocollo di trasformazione alchemica con la registrazione che ci sarà in un secondo momento. Proprio ascoltatevi, quale avete sentito rispetto alla quale siete andati più in resistenza, più sì, vabbè, però facile a dirlo. Ecco, questo è il dialogo interiore che dobbiamo imparare ad ascoltare dentro di noi. Anche quando parliamo con gli altri ci rendiamo conto del nostro dialogo interiore
E si mi è facile a dirlo, facile per te. No. No, non è facile per niente. Prima l'ho proprio detto, prima che iniziasse la registrazione. Ho deciso di fare questa diretta sulle autorizzazioni perché proprio nei giorni scorsi mi rendevo conto, proprio perché mi ascoltavo attentamente ed ero in un momento di down profondo, che non mi stavo dando delle autorizzazioni. E lì bisogna proprio fermarsi, recuperare l'energia e trovare delle strategie. E la strategia che ho trovato è parlare oggi con voi delle autorizzazioni. Infatti, mentre sto parlando con voi, parlo anche a me stessa e mi stanno arrivando degli input molto potenti. Bene, è affascinante la mente umana. Siamo degli esseri affascinanti. Già solo per questo dovremmo amarci incondizionatamente. Già per la possibilità che ci diamo quotidianamente di lavorare su di noi. Dovremmo amarci incondizionatamente semplicemente per la nostra complessità e i nostri casini. Perché se si sono creati, vuol dire che siamo dei begli esseri complessi nel senso positivo del termine, perché se no saremmo stati dei lombrichi, con tutto il rispetto per i lombrichi, a cui chiedo anche scusa perché quando ero piccola con mio cugino ne abbiamo fatti fuori un po', quindi chiedo scusa alla famiglia dei lombrichi, che ho anche citato in modo poco gentile in questa diretta. Bene, bene. Scegliete un permesso che che volete darvi stasera. Un permesso su un'emozione. Può anche essere un permesso su una situazione specifica. Io mi autorizzo ad affrontare la mia tristezza rispetto a questa situazione. Io mi autorizzo ad affrontare la mia rabbia rispetto a questa persona. Io mi autorizzo a provare gioia per questo evento che è successo. Perché spesso quello che avviene è che di fronte ad un evento, ad una situazione, ad una persona, le emozioni che nascono sono genuine, ma proprio per i divieti che abbiamo, noi non ci autorizziamo a provarle, quindi si creano delle emozioni parassite. Quindi una persona si comporta male con me, io dovrei mandarlo a quel paese. Cosa succede? Io non mi autorizzo a manifestare la mia ira in quel momento perché le brave bambine non mandano a fanculo le persone, nonostante chi fa counseling con me sa che c'è la tecnica del dito medio che serve sempre in determinate situazioni ed è salvifica. Cosa faccio? Entro nella tristezza, quindi spengo l'emozione della rabbia attraverso la tristezza. E la tristezza non è coerente, quindi se cerco di capire il perché sono triste non lo capisco. Certo, perché non dovrei essere triste, dovrei essere arrabbiata. Spesso succede anche di fronte ai lutti. Dovrei essere arrabbiata per quello che è successo, perché è un'ingiustizia importante. Pensiamo alla perdita di un figlio, di un ragazzo giovane. Non mi autorizzo a manifestare questa rabbia, questa tristezza, scusate, perché non riuscirei a gestirla essendo devastante e la copro con la rabbia e quindi sono arrabbiata per l'ingiustizia o viceversa, dovrei essere arrabbiata ma non manifesto la rabbia e quindi subentro una tristezza profonda. In realtà il passaggio e l'elaborazione del lutto deve passare per forza di cose attraverso tutte queste emozioni, sia attraverso la rabbia prima che la tristezza poi.
perché se no, se una delle due viene repressa, diventa veramente problematico. Ma al di là di questo discorso, che è di per sé molto importante, anche molto complesso, pensate proprio a un permesso che volete darvi, anche piccolo. Voglio autorizzarmi a dire quello che penso a quella determinata persona, vuol dire voglio autorizzarmi a manifestare il mio sentire verso quella persona. Bene, quindi partiamo da questo permesso e partendo dal permesso facciamo un protocollo di trasformazione alchimica sul permesso stesso. Io non dirò cosa, quindi utilizzerò permesso di, autorizzazione di e poi ci aggiungete l'elemento su cui ognuno di voi vuole lavorare. Ok? Prendiamo le nostre amate My Energy Bars in mano, dito sul Triun, oro nella sinistra, argento nella destra. Per chi vede la diretta e non ha le bars, può immaginare di averle. Ci sono diverse persone che mi scrivono che hanno i cilindri egiziani, mi chiedono: ma posso farle anch'io le dirette? Sì, potete farle, potete tenere i cilindri in mano. Hanno delle caratteristiche diverse i cilindri egiziani dalle My Energy Bars, ma è comunque uno strumento che può essere utilizzato anche durante queste meditazioni. Bene, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo. Entrate in contatto con il vostro corpo e dite ad alta voce che cosa vi volete autorizzare a fare. Io mi autorizzo a... e lascio fluire la mia energia. Ascoltate cosa avviene nel vostro corpo quando dite ad alta voce quel dato permesso, quella data autorizzazione. Ascoltate il vostro corpo, i vostri pensieri, le vostre emozioni. Io mi autorizzo a... Diventate degli ascoltatori di voi stessi. Ascoltate come si comporta la gola, lo stomaco, le spalle, il collo. Allorché nominate il vostro permesso, allorché date quel comando. Ascoltate anche i pensieri che arrivano. Potrebbero essere dei pensieri intrusivi oppure anche semplicemente sussurrati. Io mi autorizzo a... Fate un respiro profondo e ponete la vostra attenzione nel primo centro, nel centro dell'essere libero, l'energia cristallizzata nel permesso di... e la riporto nel mio centro di potere.
Se avete sbadigli, brividi, lasciate andare, non bloccate le reazioni del vostro corpo. Ponete ora la vostra attenzione nel secondo centro, il centro del sentire. E ripetete, lascio andare ogni attaccamento emotivo al permesso di. E lascio fluire il mio sentire. Ponete ora la vostra attenzione all'altezza della ghiandola pineale nel centro del creare e ripetete: creo ordine e coerenza nel permesso di. Io mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Io mi autorizzo ad essere me. E con questa nuova consapevolezza ripetete ora, ancora ad alta voce, il vostro permesso. Io mi autorizzo a. Io mi autorizzo a. Io mi autorizzo a. Fate un respiro profondo e con la consapevolezza che ci vuole il suo tempo per andare a installare questo nuovo permesso in voi. Quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. E questa sera sbadiglio anch'io. E lacrimo. Bene. Ovviamente più il permesso è collegato ad un divieto radicato, più questo processo va fatto più volte. Io so bene qual è il mio divieto di fondo ed è un divieto molto potente. Eh, quindi non do il comando, non c'è speranza, anzi, assolutamente già percepisco che si sono modificate delle cose importanti in me, è la persistenza. Chi ha successo nella vita non è perché ha botte di culo, è perché persiste.
Poi, essendo anche nel flusso, si trova nel posto giusto, al momento giusto, nel posto giusto, e noi le chiamiamo botte di culo. Impariamo a dirci anche bravi quando succedono delle sincronicità, perché vuol dire che siamo allineati. Quindi perseveriamo nel lavorare su di noi, diamoci il tempo. Io lo ripeto sempre, non sono delle bacchette magiche, perché vedete, chi fa funzionare la bacchetta magica non è la bacchetta, ma è il mago. Quindi chi fa funzionare le My Energy Bars nello specifico siamo noi, ognuno con il suo livello. Ci sono persone che stanno avendo degli sblocchi pazzeschi e io non ne parlo mai. Perché? Perché non voglio creare delle illusioni e soprattutto perché non sono le My Energy Bars, è la persona che si è autorizzata a entrare in contatto con il loro potenziale, con il suo potenziale. Quindi autorizzatevi ad essere voi. Autorizzatevi ad essere, a sentire e a creare. Autorizzatevi ad essere voi. Quell'essenza, quell'esserino, quell'energia matriciale. E allora succedono meraviglie potenti. Bene, io ringrazio chi ci segue in differita. Mi dispiace per lui o per lei che si perde la parte più interessante della diretta, ma spengo la registrazione e lascio la parola a chi c'è. Buona serata.